Sembri la Via Lattea. Semiramide, tu per me sei la Semiramide di Rossini. Mannaggia, basta, la gelosia non la sopporto, non piglio. Semiramide. E non mi chiamare più Semiramide, chiamami Anna, come mi chiama Lucio. E chi è sto Lucio? Ma come chi è? Non piglio, Lucio Battisti che fa Anna. Ma che mamma? Ciao amici della soffitta di Pippo. Fate un passo dentro, avvicinatevi. Oggi apriamo un cassetto che profuma di pellicole consumate e ricordi luminosi. Un cassetto dedicato a 5 dive straordinarie che non sono più tra noi, ma che continuano a vivere ogni volta che accendiamo un vecchio film. Prima di iniziare, iscrivetevi e attivate la campanella. Qui celebriamo il passato, ma sempre con il cuore acceso. Passando Valentino si fa una bella cosa, la Vergine e la sposa si fanno orar. La follia di Ofelia. Amleto, atto quarto, scena quinta. No, questo è un canto della provincia di Foggia, il Cerignola, del suo paese. La nostra passeggiata nella memoria comincia con Laura Antonelli, nata nel 1941, la donna che nel 1973 ha trasformato una semplice scena domestica in un momento che ancora oggi lascia il fiato sospeso. In Malizia, Laura diventa la definizione stessa di fascino delicato. Un sorriso accennato, un passo lento, uno sguardo timido e provocante insieme. Nello stesso anno, in Sesso matto, diretta da Dino Risi, affianca Giancarlo Giannini in una serie di episodi ironici e moderni, mostrando un talento comico che il pubblico non si aspettava. Laura non aveva bisogno di urlare la sua sensualità. Le bastava esistere nello spazio dell'inquadratura e tutto prendeva vita. Ci penso io. Dove va? Ma che fa? Uno spogliarello. Uno spogliarello? Al suo fianco, nella nostra soffitta, prende posto Francesca Romana Coluzzi, nata nel 1943. Una donna che riempiva la scena non solo per la fisicità imponente, ma per una personalità travolgente. In L'insegnante del 1975, accanto a Lino Banfi, Francesca diventa un vortice di ironia e presenza scenica. Ogni movimento, ogni battuta, ogni espressione aveva una forza contagiosa. Non era mai la protagonista dichiarata, ma bastava che entrasse in scena perché tutti guardassero solo lei. Francesca era così, una fiamma viva, impossibile da ignorare. Scusi se approfitta, io avrei bisogno di trovare un maestro e anche un campo da tennis, sa, per allenarmi. Allora lei ha trovato tutte e due le cose insieme, signorina? Oh, ma non sì, mi... perché io sono il più grande maestro di tennis d'Europa, lo sa? Ah, sì? Io ho allenato Pietrangeli, mi telefono tutti i giorni e mi dice per sì. Oh, davvero? Sì. Allora posso usare. Oh, sì, sì. E poi arriva Ria De Simone, nata nel 1947. Una romana autentica, con una voce calda e un fascino mediterraneo naturale. Debutta accanto a Totò e già questo dice tutto. Negli anni 70 e 80 si muove tra commedie, thriller e horror, portando sempre con sé quella miscela di sensualità e ironia che la rendeva unica. Pochi ricordano che Ria era anche cantante. Incise un album e partecipò a diversi spettacoli musicali, mostrando un talento che andava ben oltre la recitazione. Rivederla oggi è come sentire un vecchio accento romano che torna a bussare all'anima. Per una donna è bello ricevere dei fiori da un uomo, mamma. Ti dirò, dipende dai fiori, dipende dall'uomo e dipende anche un po' dalla donna. E tu non ti sporcare, lo sai la nonna com'è? Uffa, la nonna. Se mi mandi sempre dalla nonna quando è vacanza, va a finire che le odio le vacanze. Nel nostro viaggio entra poi Jenny Tamburi, nata nel 1952. Una bellezza morbida e spontanea, con uno sguardo che oscillava tra innocenza e tentazione. Debutta in Splendori e miserie di Madame Royale e conquista subito il pubblico. Nel 1975 affronta un ruolo intenso in Scenes Without Intentions, dimostrando una profondità spesso sottovalutata. Negli anni '80 diventa un volto amatissimo della televisione, grazie a Professione Vacanze. E quando lascia il cinema fonda una scuola di recitazione, un gesto che racconta tutta la sua sensibilità.
La sua presenza oggi è una carezza malinconica che torna all'improvviso. Vero, non l'ho disturbato. Perdonami. No, no, per carità, è che io soffro un po' di insonnia, ecco. Capita anche a me delle volte. Sai, sono come dei piccoli squilibri. Io mi aiuto con lo yoga. E infine lei, Nadia Cassini, nata Joan Collins nel 1949, l'americana che ha fatto impazzire l'Italia. In film come La dottoressa ci sta col colonnello, L'infermiera di notte, La settimana bianca e La settimana al mare, Nadia illumina lo schermo con una sensualità giocosa, intelligente, mai scontata. I suoi occhi grandi, il sorriso malizioso, il modo elegante di muoversi, raccontano una donna che conosceva perfettamente il linguaggio del corpo e della scena. Prima di arrivare in Italia era ballerina e attrice teatrale negli Stati Uniti. Un passato che si vede in ogni suo gesto, in ogni posa, in ogni sguardo calibrato alla perfezione. E poi la sua musica, fresca e moderna, ha fatto ballare un'intera generazione. 5 dive, 5 storie, 5 destini che si sono fermati troppo presto, ma che non hanno smesso di vivere. Laura, Francesca, Ria, Jenny e Nadia continuano a brillare in ogni fotogramma, in ogni ricordo, in ogni nostalgia che ci prende quando torniamo ai loro film. Ognuna di loro ha lasciato un segno che il tempo non riesce a cancellare. Se questa passeggiata nel passato vi ha emozionato, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta e scrivetemi nei commenti quale altra diva non più tra noi vorreste ricordare nella prossima puntata. Perché qui, in questo angolo sospeso tra malizia e ricordo, la memoria è sempre viva.